Nel corso degli ultimi anni ho visto, letto e provato migliaia di strategie per essere più produttivo. Ora per esempio sto provando a mangiare una volta al giorno come Jack Dorsey, CEO di Twitter, per vedere che effetto ha questa cosa sulla mia produttività. Questa comunque è un'altra storia che vi racconterò in un prossimo video, quindi iscrivetevi se non volete perdervela. In questo video però quello che voglio fare è condividervi tutte le informazioni che ho appreso e che ritengo più utili per aumentare la nostra produttività. Quindi sedetevi comodi, prendete carta e penna perché questo video sarà impregnato di informazioni, non so nemmeno se si possa dire. Allora, partirò con una macro visione dell'argomento per poi passare a suggerimenti, trucchi, consigli e tips da usare nell'immediato oggi. Questo perché penso che prima di tutto bisogna andare ad impostare bene la nostra mente per poi andare ad aggiungere i pezzi del puzzle. Quindi state con me fino alla fine perché alla fine di questo video troverete le cose da fare fin da subito. La prima cosa da cui partire è il tempo a nostra disposizione. In un giorno abbiamo 24 ore, 1440 minuti, 86.400 secondi e non bastano mai. Ma come stiamo sfruttando questo tempo ora? Io sono dell'opinione che prima di iniziare dobbiamo andare a capire a che punto siamo. Perché qui alcune persone potrebbero tranquillamente dire ma io non ho tempo. Ok, capiamo il perché. Io per esempio quello che sto facendo e quello che vi consiglio di fare è scrivere cosa fate durante la giornata. È da più di 6 mesi o 191 giorni che scrivo nel calendario cosa faccio ogni ora di ogni mio giorno. E ragazzi, non dico che dovete farlo così a lungo, ma questo mi sta aiutando tantissimo a capire e studiare me stesso e vedere che fine ha fatto il mio tempo. Del resto, dall'analisi del passato riusciamo a capire dove andare a mettere mano, partire e migliorare. Dopodiché sembra banale, ma la cosa più importante è lavorare sulle cose più importanti. Qui voglio ricordarvi il principio di Pareto, che dice il 20% delle cause provoca l'80% degli effetti. Tradotto, il 20% dei vostri sforzi e delle vostre azioni provocherà l'80% dei vostri risultati. Quindi dobbiamo concentrarci solamente sulle cose più importanti e spostare la nostra concentrazione dall'attività ai risultati. Un trucco per farlo potrebbe essere scrivere ogni giorno i nostri 10 obiettivi da raggiungere e dopodiché sceglierne soltanto 2 e concentrarci inizialmente e principalmente soltanto su quelli. Questo trucco può anche essere usato per obiettivi a medio e lungo termine. Per esempio si scrivono i nostri 25 obiettivi per l'anno e se ne selezionano soltanto 5 e si lavora soltanto su quei 5. Brutalità con le nostre priorità. Non ricordo chi sto citando, ma questo è fondamentale. Poi qui ci troviamo davanti ad un grandissimo problema. Dobbiamo bilanciare 2 filosofie diverse. La prima, first things first, prima le cose più importanti, e la seconda è la teoria dei 2 minuti, che dice che se una cosa la si può completare in meno di 2 minuti, allora quella cosa va fatta subito. Qui secondo me ognuno di noi deve fare le sue prove e non tutte le tecniche funzionano per tutti perché siamo diversi. Tra le persone di successo c'è un variegare infinito di abitudini, alcune addirittura contraddittorie tra di loro. C'è chi si sveglia alle 4 e mangia una volta al giorno e chi si sveglia a mezzogiorno e inizia a lavorare soltanto dopo le 15. Quindi dobbiamo riconoscere che siamo diversi e per questo, secondo il mio parere, ognuno deve prendere la propria strada, provando diverse strategie, sperimentando e cercando di migliorare sempre. Insomma, conoscendoci dobbiamo capire qual è il nostro stile. Ora, tornando al problema di cui parlavamo prima, ho notato che per me è molto meglio non distrarmi se sto facendo qualcosa. Secondo me il multitasking è un mito, molto meglio fare una cosa alla volta e farla bene. Perciò quello che faccio se spunta una cosa da 2 minuti è metterla a parte e scriverla nel mio gestionale, di cui tra l'altro vi parlerò in un altro video, quindi nuovamente iscrivetevi se non volete perdervelo. Comunque voi potete tranquillamente scrivere tutte queste cose in un foglio. Poi in seguito quello che faccio è andare a completare tutte le cose da 2 minuti in periodi prestabiliti della giornata. Per me questi periodi sono 3: la mattina prima di iniziare a lavorare, a metà giornata, quindi circa mezzogiorno, e la sera prima di concludere la giornata lavorativa. Tra l'altro in questi periodi rispondo anche alle mail e alle notifiche importanti, così evito di guardare costantemente la casella di posta ed il cellulare. Ok, ora data tutta questa macro prospettiva di tempo e priorità
priorità, è ora di passare ai trucchi. Prima di partire, come dicevamo prima, questi suggerimenti vanno provati e funzionano diversamente in funzione della persona. Prima cosa, segmentare il tempo. Alcune persone creano slot di un'ora, 30 minuti, 15 minuti e alcuni addirittura 5 minuti. Comunque il senso è delimitare il tempo e dare una durata a tutte le attività, in modo che debbano essere completate in un periodo prestabilito di tempo. Insomma, personalizzare e creare la nostra tecnica del pomodoro, in cui si alternano periodi di stress con attività prestabilite. Un consiglio: questi periodi fateli durare meno di mezz'ora, questo perché il nostro cervello non riesce a sopportare di più, dopo un po' si sconcentra. Alternati con periodi di rilassamento. Questi sono molto utili perché oltre a riposarci, il nostro cervello indirettamente continua a lavorare in background e se stiamo studiando inizia a creare i primi collegamenti. Secondo suggerimento, avere obiettivi precisi. Ora, non sto dicendo che dobbiamo per forza avere un obiettivo mensile o annuale, certo questi ci aiutano poi nel lungo termine a costruire il nostro lavoro, ma dobbiamo almeno avere un obiettivo giornaliero e qui arriviamo al punto 3 e al punto 4. Avere una to-do list ed imparare ad utilizzarla al meglio in funzione di noi stessi. Quel che faccio io, per esempio, per essere soddisfatto è scrivere nella mia to-do list un unico obiettivo principale della giornata che se completato mi fa essere contento per quella giornata. Poi ovviamente completato questo obiettivo principale vado anche a lavorare su tutto il resto. Ora fatemi sapere se volete che io vada ad approfondire anche l'argomento to-do list. Quinto suggerimento, pianificare. Ad esempio quello che faccio io è scrivere ogni sera ciò che dovrò andare a fare il giorno dopo, mantenendo sottolineato l'obiettivo più importante di cui parlavamo prima. Poi qui vanno fatti anche tutti i discorsi di pianificazione a medio e lungo termine, anche qui se volete possiamo approfondire. Sesto suggerimento, riservare del tempo alle distrazioni, alle mail, alle notifiche, ai messaggi, alle rotture di balle. Come vi dicevo prima, io riservo 3 periodi della mia giornata a tutto questo, alle cose da 2 minuti, alle mail, alle notifiche, ai messaggi, alle rotture di balle. Vi consiglio questa cosa tantissimo per non sprecare il triplo del tempo a passare da un lavoro all'altro ogni 4 secondi. Settimo suggerimento, quando vi viene in mente qualcosa scrivetelo ma mettetelo da parte. Qui la cosa fondamentale è non lasciare mai quello che stiamo facendo, quello che ci siamo programmati di fare, ovviamente a meno che non ci siano urgenze di livello superiore. Per esempio quello che faccio io, se mi viene in mente un'idea, è schiacciare qui in alto note vocali, aggiungere una nota vocale con la mia idea. Bisogna implementare il business del furgoncino che viene a tagliarti i capelli anche in Italia e Riccardo, ricordati, chiama il furgoncino perché i tuoi capelli stanno delirando. Molto semplice, molto veloce, poi riprendo in mano queste idee e le riordino nei 3 periodi di cui vi parlavo prima. Ottavo suggerimento, premiarci se completiamo un lavoro. Per favore fate in modo che siano premi salutari, non riempitevi di zuccheri. Ragazzi, tutto sommato siamo animali e come cani completiamo più velocemente i nostri lavori se sappiamo che poi c'è un premio. Alla fine quello che facciamo e quello che va fatto per aumentare la nostra produttività è ingannare e capire il nostro cervello. Nono suggerimento e cosa fondamentale. La nostra produttività aumenta tantissimo se abbiamo una routine precisa. Le routine ci aiutano tantissimo a sapere sempre cosa dobbiamo fare quando. Ed oltretutto, man mano che miglioriamo la nostra routine e che ci conosciamo, sapremo anche delimitare molto meglio i nostri obiettivi e i nostri lavori futuri. Qui però c'è una cosa importantissima che va sottolineata varie volte. Meglio avere e completare una routine tranquilla piuttosto che non avere e fallire una routine difficilissima e durissima. E qui dobbiamo ricordarci che siamo umani e animali sociali. Quindi, 1, a mio parere, i rapporti sociali vanno curati, altrimenti scoppiamo. 2, la nostra routine deve ascoltare il nostro corpo. Per esempio, ci sono giorni in cui io non lavoro perché sono cosciente che nella condizione in cui mi trovo farei solo danni. E questo lo sto imparando piano piano conoscendomi. Ciò non vuol dire che in questo momento io non stia facendo danni. Fidatevi, sto facendo danni quotidianamente e man mano sto migliorando
e sto ottimizzando la mia routine. Poi un'abitudine che ho nella mia routine e che reputo fondamentale anche per la produttività è l'allenamento, e secondo me tutti dovremmo fare allenamento quotidianamente per svariati motivi: salute, soddisfazione personale ed oltretutto carica mentale, che incide tantissimo sulla produttività. Sì, terminato un allenamento sono stanco fisicamente, ma la mia mente è carica a 1000. Poi ragazzi, sia chiaro, non dovete scalare l'Everest ogni giorno, bastano tranquillamente 30 minuti di corsa. Ora qui potremmo andare ad aggiungere tantissimi spunti per la produttività riguardanti l'ambiente lavorativo ed il ruolo che abbiamo all'interno della nostra organizzazione piuttosto che azienda. E poi, sempre riguardanti la produttività, si potrebbero fare anche tutti quei discorsi su come e quando è meglio delegare. Ditemi nei commenti cosa volete che io vada ad approfondire prima, perché ci sono veramente tantissimi altri spunti. Per oggi direi che può bastare. Voi fatemi sapere cosa ne pensate e se il video è stato interessante ed utile lasciate un mi piace. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!